e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vediamo insieme alcune regole della grammatica. Oh, scusate. Ciao Diana. No, non mi disturbi. Cioè, stavo girando un video, ma tranquilla, dimmi. Come stai? Ma io oggi ho avuto una giornataccia. Mi sono svegliata tardissimo perché non ho sentito la sveglia. Poi sono uscita di corsa da casa e quindi non ho fatto neanche la colazione a casa. Siccome ero in ritardo, ho preso la macchina per accompagnare mia figlia a scuola. E quando sono arrivata a scuola non c'era neanche un parcheggio libero. E perciò ho dovuto parcheggiare in doppia fila. Sì, quando Sofia è entrata a scuola mi sono fermata qualche minuto a parlare con un'amica e mentre ero lì che parlavo con un'amica ho visto che un vigile voleva farmi una multa, E cosa potevo fare? Sono corsa verso di lui e ho cercato di fermarlo. No, purtroppo mi ha fatto la multa. Ma non è finita qui. Quando sono tornata a casa e ho aperto la porta di casa, ho visto che il pavimento era tutto bagnato. Già, avevo dimenticato il rubinetto della vasca da bagno aperto. Oddio, era tutto allagato. Puoi immaginare come ho passato il resto della giornata? Ho dovuto pulire e asciugare tutto in tutta la casa. Sono distrutta. E tra un po' devo pure andare a riprendere mia figlia a scuola. No, questa volta vado a piedi, non prendo una macchina. Ho imparato la lezione, sai? Sì. Ok, dai, va bene, grazie. Ci vediamo. Ciao Diana, ciao, buona giornata, ciao. Scusate l'interruzione al telefono, ma adesso riprendiamo la nostra lezione. Per caso avete ascoltato la mia conversazione al telefono? Bene, partiamo proprio da questa per analizzare alcuni aspetti della grammatica italiana, in particolare le congiunzioni. Avete notato che durante la conversazione ho usato alcune parole come perché, siccome, quando, mentre, quindi e perciò. Bene, sono tutte congiunzioni che servono ad unire frasi e periodi e rendono il nostro parlato più lineare. Quindi è necessario conoscerle se vogliamo parlare e scrivere correttamente. Iniziamo ad analizzare alcune di queste congiunzioni. Iniziamo con le congiunzioni causali, in particolare perché e siccome. Le congiunzioni causali, come dice la parola stessa, introducono la causa, il motivo, la ragione per cui qualcosa è successa. Infatti io dico mi sono svegliata tardissimo perché non ho sentito la sveglia. Oppure, siccome ero in ritardo, ho preso la macchina. Bene, in questi due casi noi vediamo la causa. Mi sono svegliata tardissimo perché non ho sentito la sveglia, questa è la causa. Oppure, siccome ero in ritardo, ho preso la macchina. Siccome ero in ritardo, questa è la causa. Ma se osservo queste due frasi, posso notare una differenza. La differenza è nell'ordine delle parole, ovvero nella struttura delle due frasi. Vediamo che qualcosa cambia, ovvero quando uso la congiunzione perché, la causa segue l'effetto.
quando uso la congiunzione siccome, la causa precede l'effetto. Questa è una differenza molto importante. Nella nostra lista delle congiunzioni troviamo anche le congiunzioni conclusive, quindi e perciò. Queste congiunzioni introducono la conseguenza di quanto detto prima. Ricordiamo alcuni esempi. Sono uscita di corsa e quindi non ho fatto colazione a casa. Quindi non ho fatto colazione a casa è la conseguenza di quanto detto prima. Un altro esempio. Non c'era neanche un parcheggio libero, perciò ho parcheggiato la macchina in doppia fila. Perciò ho parcheggiato la macchina in doppia fila indica la conseguenza. Ora concludiamo con altre due congiunzioni. Queste congiunzioni si chiamano temporali e riguardano il tempo. Ad esempio, quando e mentre. Le due congiunzioni quando e mentre indicano che le azioni avvengono contemporaneamente, cioè nello stesso tempo. Ricordiamo gli esempi. Quando Sofia è entrata a scuola, mi sono fermata a parlare con un'amica. Un altro esempio è: mentre parlavo con lei, ho visto che un vigile voleva farmi una multa. Queste azioni quindi avvengono nello stesso tempo. Per capire ancora meglio, vi faccio ancora un altro esempio. Mentre aspettavo l'autobus, leggevo un libro. Qui l'azione di aspettare l'autobus e leggere un libro avviene nello stesso momento. Le due azioni avvengono nello stesso momento. Ora voglio riflettere con voi sull'uso di una parola che non è esattamente una congiunzione. La parola durante. Osserviamo questo esempio. Io posso dire: durante la cena guardavo la TV. Ma posso anche dire: mentre cenavo guardavo la TV. Se osservate bene, il significato delle due frasi non cambia. Ho detto la stessa cosa, ma grammaticalmente sono differenti. In che cosa? Vedete che dopo la parola durante troviamo un sostantivo. Infatti dico durante la cena. Dopo la parola mentre troviamo un verbo. Mentre cenavo. Questa è una differenza molto importante che dovete ricordare. Bene, con questa lezione abbiamo visto soltanto alcune delle principali congiunzioni in italiano. Ovviamente sono molte di più, ma le vedremo nelle prossime video lezioni. Spero che questa spiegazione sia stata utile, nonostante la breve interruzione al telefono. Se vi è piaciuta questa spiegazione, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Seguite la nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate il nostro sito classe-italiana.com. Io vi saluto e vi ringrazio e a presto per le prossime video lezioni. Ciao da Laura di Classe Italiana!